Oggi si apre ufficialmente il calciomercato estivo, un mercato di cui già parliamo da diversi giorni ormai perché ci piace, ci appassiona, ma anche perché effettivamente le società si muovono in largo anticipo, ma oggi, lunedì 29 giugno, è il giorno che spalanca le porte ad un calciomercato che vive immediatamente, già subito, 48 ore praticamente decisive per quanto riguarda la situazione della Roma, che si intreccia poi con il mercato dell'Inter. Perché, attenzione, la Roma rischia di incappare in nuove sanzioni da parte della UEFA se non completa nelle prossime 48 ore delle cessioni e delle plusvalenze pesanti, sostanzialmente non rimette a posto quindi i conti. Roma che, va detto, sembra essere anche pronta a fregarsene altamente della UEFA e quindi ad andare incontro a queste sanzioni, al tempo stesso delle fonti molto autorevoli e di cui personalmente mi fido, mi dicono occhio, attenzione alla situazione Pisilli per l'Inter e a quello che sta succedendo. Pisilli è un centrocampista, classe 2004. A me, come caratteristiche, come tipologia di calciatore, dà qualche sensazione simile al primo Barella, quello del salto dal Cagliari all'Inter. Non ho visto altri centrocampisti somigliare così a Barella, secondo me, negli ultimi anni, a quel Barella almeno. È un giocatore che piace molto a Gasperini, che secondo me potrebbe anche valorizzarlo ancora di più, ma pare che con 25 milioni di euro circa e un ingaggio comunque alla portata delle casse dell'Inter, 2 milioni e mezzo di euro all'anno, potrebbe anche lasciare la Roma e sarebbe innanzitutto una plusvalenza totale per la Roma che in questa situazione in cui sono, quindi sarebbe molto utile. Dall'altro lato le cifre sono anche, guarda caso, esattamente quelle attorno alla quale l'Inter sta completando i vari acquisti con i famosi palletti di Octree di questo anno e di questi mesi. Al tempo stesso, Pisilli è il calciatore che serve all'Inter in questo momento? Ne parliamo in questo nuovo episodio di oggi, per cui ben ritrovati e ben ritrovate amiche e amici interisti in questo nuovo contenuto. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto, iscrizione al canale, vi aspetto nel club di Passione Inter, questo è il QR code da inquadrare, perché stasera poi, come ogni lunedì, appuntamento con la chat vocale del club, dove parleremo tanto di mercato, sarete voi ad aprire i microfoni, a dialogare con me e parleremo insieme di mercato. Un mercato che quindi, come detto, vive già una fase importante. La domanda era: Pisilli serve all'Inter in questo momento? Partendo dal presupposto che sono voci per il momento su cui mi invitano a stare molto attento, ma ci aspettiamo eventualmente degli sviluppi nelle prossime ore. Ecco, numericamente comunque la risposta è no, nel senso Pisilli in questo momento numericamente all'Inter non serve, perché vado anche a condividervi una grafica dove abbiamo fatto la nostra situazione del mercato, il semaforo del mercato dell'Inter, che vede vari rossi, qualche verde, con Aleksandar Stankovic di rientro e Massolenne che sarà valutato in ritiro, e degli arancioni, dove al momento in arancione abbiamo messo solo Pavard, ma in realtà ci sarebbe anche Frattesi, almeno Frattesi da inserire in quella colorazione lì. E Pisilli, come vediamo già in un primo colpo d'occhio, lo andreste ad inserire in un centrocampo che già conta 8 elementi, più Diouf che comunque sarebbe una mezzala, e in questo momento c'è anche Akin Sammiro che è tornato dal prestito e andrebbe eventualmente ceduto. Quindi l'Inter non ha come urgenza quella di aggiungere un centrocampista, semmai ha sicuramente la necessità di aggiungere un portiere, due difensori e almeno un esterno, prima di pensare poi eventualmente anche ad un giocatore tra centrocampo e tre quarti, che comunque l'Inter sembra orientata a valutare e ad inserire in questo mercato. E sul portiere vediamo se si riesce a chiudere questa questione Provedello. Ora con l'apertura del mercato serve ancora un via libera finale anche da parte di Lotito. Sui difensori, Pavard, dicevo, la linea resta sempre quella dell'addio e dunque non verrà reintegrato. Si è parlato tanto di Solé in questi giorni, non ci sono aggiornamenti lato Inter, ci sono aggiornamenti mai lato Udinese, perché l'Udinese sta trattando proprio in queste ore l'arrivo di un nuovo difensore, se non sbaglio svincolato, comunque un nuovo giocatore che potrebbe in qualche modo somigliare almeno fisicamente a Solé, quindi occhio agli sviluppi nelle prossime ore attorno al difensore dell'Udinese. All'Inter poi è stato accostato anche di nuovo Cialoba del Chelsea, un nome che torna e ritorna di continuo nei mercati dell'Inter. C'è però un'offerta del Como già sul tavolo per il difensore del Chelsea. Comunque l'idea in questa fase, e secondo me più che logica, ma fatemi sapere che ne pensate voi, è quella che si voglia fare un acquisto in difesa di buon livello e poi si va a completare magari con un'occasione. E anzi, allargando questo discorso anche all'esterno, mi è venuto in mente, vi voglio fare una domanda: l'Inter deve prendere un titolare sulla destra, perché comunque hai perso Dumfries, a meno che tu non voglia promuovere uno tra Luis Enrique e Diouf o altro, devi prendere un titolare lì, e l'idea era di prendere Palestra infatti. Ma è meglio, secondo voi, dirottare gran parte del budget che c'è a disposizione su un unico acquisto pesante, oppure ragiono sul
completo la rosa con vari acquisti più o meno dello stesso livello. Quindi un colpo pesante e tutto il resto fatto di occasioni, o più acquisti a delle cifre più o meno simili, perché cambia molto. E facendo l'esempio proprio dell'esterno, che è la priorità a livello comunque di qualità che devi aggiungere, si stanno facendo decine di nomi in queste ore. Ne abbiamo parlato anche nell'ultimo contenuto di sabato che trovate qui sul canale. E molti dicono che il mio preferito Ndoye possa rappresentare un nome concreto in questa fase ed è un nome caldo da tener d'occhio, ma lo so e lo abbiamo detto anche l'altro giorno, ci dovresti prevedere praticamente tutto il budget che avevi messo su palestra, dovresti dirottarlo su Ndoye, quindi è una decisione molto pesante questa. La Gazzetta dello Sport invece in queste ore, anche oggi, sta spingendo molto su Kalaili, l'esterno dell'Union Saint-Gilloise, e la Gazzetta sta parlando di un inserimento molto forte, molto convinto da parte dell'Inter. Kalaili è il profilo che, secondo i dati che abbiamo analizzato nel video mercato di sabato scorso, sarebbe forse la scelta più interessante da fare anche in un'ottica mezza futura. Ecco, da Napoli però vi segnalo, ragazzi, che dei colleghi che seguono il Napoli mi dicono che il Napoli è molto avanti sull'esterno dell'Union Saint-Gilloise. Quindi, nel frattempo, spunta di nuovo anche quell'Ivan Perisic di cui ha parlato anche il nostro Simone Frizza, che già da mesi sponsorizzava, tra l'altro, il rinnovo, anzi il ritorno di Perisic all'Inter, prima che diventasse un obiettivo reale a gennaio, quando lo stesso Perisic, tra l'altro forse avrete visto l'intervista rilasciata a Sport Italia, in cui ha detto che era ad un passo dall'Inter a gennaio, e in più ha aggiunto per il prossimo futuro: se l'Inter vuole, i dirigenti e il presidente sanno dove contattarlo. Ecco, voi lo contattereste Perisic? Ci andreste su Perisic? Diciamo che a me ha sensazione il fatto che lui si esponga così pubblicamente non mi fa pensare che sia qualcosa di concreto in questa fase, Perisic per l'Inter. Al tempo stesso, so che vi farò arrabbiare, perché so già i commenti che arriveranno. Io Perisic lo prenderei. Se ci fosse la possibilità di aggiungere Perisic all'Inter lo prenderei. Magari la soluzione ideale sarebbe a condizioni low cost e in sostituzione, anzi, di uno di quelli che ci sono attualmente, e quindi in aggiunta ad un nuovo esterno da far crescere. Cioè, se mi fai la coppia Kalaili-Perisic, per me stai facendo un qualcosa di molto interessante, e vendi uno tra Luis Enrique e Diouf, e forse potrebbe avere un po' più senso per vari equilibri vendere Diouf per certi versi. Perisic può fare entrambe le fasce, e poi, come ha fatto anche con Denzel Dumfries, fa crescere anche Kalaili e gli altri. È un elemento importante forse anche per il gruppo. 37 anni, arriva da una stagione comunque da 10 gol e 16 assist, ok che era in Olanda, ma per il livello che ha la Serie A abbiamo visto pure il quarantenne Modric quello che può fare. Quindi occhio a questo Perisic. Da oggi però, come detto, si apre ufficialmente il mercato. Il fatto che il Milan stia partendo con gli acquisti, con gli squilli di tromba, già con le fanfare, non deve, secondo me, mettere pressione all'Inter, non deve mettere ai tifosi quell'ansia che sto leggendo in questo momento sui social, visto che poi anche l'anno scorso eravamo qui a un certo punto, in tanti invidiavano un Nkunku e tutti gli altri acquisti, e poi si è visto quello che è stato il campo. Però ecco, informalmente si era parlato anche di portare i nuovi innesti già nella rosa dell'Inter per farli lavorare con Chivu all'inizio del ritiro. Ci sono un paio di settimane per l'inizio del ritiro, un paio di settimane in cui l'Inter ha un vantaggio sulle rivali che mi auguro che possa sfruttare in qualche modo sul mercato. Senza fretta, perché poi le occasioni migliori come Akanji, l'abbiamo visto, si possono cogliere anche a fine mercato, ma se si può scegliere, siamo tutti d'accordo nel dire che forse si preferisce lavorare con tutta la rosa al completo fin dall'inizio, piuttosto che mettere dei tasselli pesanti alla fine del mercato. Però io aspetto anche la vostra opinione, voglio sapere cosa ne pensate voi, vi aspetto qui sotto nei commenti, ricordandovi poi, come detto, che stasera alle 22, come ogni lunedì, ci sentiamo nel club di Passione Inter. Questo è il QR code da inquadrare, mi raccomando, supportate il nostro progetto, dove c'è anche la sezione scouting rovente in questi giorni, in queste ore, con tutti i nomi di mercato che stiamo analizzando uno per uno con i nostri contenuti qui su Passione Inter. Iscrizione al canale, vi aspetto nei commenti, vi leggo in diretta alle 19:30 come ogni giorno, e vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare proprio qui.